buon pomeriggio dal Costa Rica, siamo nella parte nord sempre e ci stiamo dirigendo verso il Parco Nazionale Rincón de la Vieja che vogliamo visitare domani mattina. Ora sono le 5, quindi è già tardi, andremo a cercare un posto per la notte. Ci sta piacendo molto questo Costa Rica, ci sono tantissimi turisti, non eravamo abituati e ci piace molto perché ci sono tanti fiumi, tante cascate come piacciono a noi e ci ricordano anche la parte del Messico che più abbiamo amato. Non ve l'abbiamo fatta vedere perché ancora non facevamo video su YouTube, però è molto simile. Stiamo un po' salendo di quota perché prima eravamo proprio sul livello del mare, invece adesso saliremo un po' e spero che si starà più freschi perché sono le 5, ci sono 30 gradi e passa, quindi saliamo adesso, si sale. Bene, oggi accampamento di nuovo alla origlia della strada. Questa strada porta al Parco Nazionale che lì purtroppo non ci hanno fatto entrare perché era già tardi, quindi ci siamo mossi un po' tardi. Però anche se in mezzo alla strada non passa nessuno, quindi ci sono questi rumori. Non so, ha quel non so che di speciale questo posto. Lì ci sono le guardie del parco, quindi mi sembra un posto tranquillo. Guardate le radici, incredibile. È mattina e ci stiamo preparando per andare a vedere il parco che è su quella strada. Siamo un po' in ritardo, ce la siamo presa comoda. Alle pendici di un vulcano. Come abbiamo detto quando abbiamo passato la frontiera, il Costa Rica è quasi 100% green. È una ragione, sono questi tubi qui, li vedete? Gli impianti geotermici sono una realtà veramente importante qui in Costa Rica. Stiamo vedendo perché solo in questo vulcano del Rincón de la Vieja ce ne sono davvero tanti tubi che portano vapore acqueo per far funzionare appunto le turbine. Facile essere green quando si hanno tanti vulcani qua vicino. Bene, siamo arrivati all'entrata del parco, che è quella lì, una costruzione nuovissima. Andiamo a vedere che tal. Incredibile, c'è anche la postazione per caricare l'auto elettrica. E Nirvan si carica lì al sole invece. Tiè. Siamo entrati nel parco. È un lusso che ci siamo concessi perché qui i biglietti per gli stranieri costano davvero tanto. Vi dico che il rapporto per questo parco è di 1 a 7, ovvero che gli stranieri pagano 7 volte di più i residenti, ma noi ce lo facciamo andare bene lo stesso. Quindi l'ingresso del parco ci è costato 14 euro a testa. Secondo me dovrebbero fare come fanno negli Stati Uniti, che c'è una tessera per tutti i parchi nazionali. È in pratica un bollino che si attacca sulla macchina e quindi anche puoi entrare. In Canada. Sì, c'è anche in Canada. Si possono entrare in tutti i parchi della nazione. Perché se uno vuole vedere più parchi viene veramente una botta di soldi, invece facendo questa carta si può risparmiare parecchio. Purtroppo è chiuso un settore di questo parco nazionale che volevamo vedere, quindi possiamo vedere solo una parte e adesso andiamo prima alle cascate. Aiuto già il fiatone, ci faremo un bel bagno e poi andremo a vedere le sorgenti termali. Il primo parco nazionale qui in Costa Rica. Siamo praticamente soli, non c'è nessuno, al parcheggio c'erano 3 macchine. Ragazzi, qui c'è un tronco gigantesco. Sembra la porta dell'inferno. Mamma mia, la porta di Narnia direi. Incredibile.
Wow! Sonorizzato, potrebbe essere uno studio musicale. Guardate che bello! Anche quest'albero enorme dice la sua. Mamma, enorme! Bellissimo. Io mi sono tolto la maglietta perché fa veramente caldo. C'è un odore fortissimo di zolfo. Ah, l'acqua va sottoterra. Guardate, l'acqua va a finire in quel buco lì. Wow! Come se fosse un tunnel. Non abbiamo mai visto nulla di simile. Che alberi, che tronchi. Cioè, sembra Jurassic Park. Guardate questo qui. Tutti intrecciati. Abbiamo trovato un albero con dei frutti che sembrano un po' ciliegie. Sentiamo un po'. E hanno anche l'odore di ciliegia, però meglio non provarle perché non vorremmo finire all'ospedale anche se siamo assicurati. Abbiamo imboccato il sentiero per la cascata La Cangreja, si chiama, e da questo punto sono 3 km. Guardate il paesaggio come è cambiato, è molto più secco. Via, camminiamo che abbiamo tanta strada da fare. 10 metri dopo è cambiato di nuovo. Incredibile la natura in Costa Rica. Si sente il rumore dell'acqua, mi sa che siamo proprio arrivati a questa prima cascata. Wow, bellissima, bellissima. Serena è già nell'acqua, adesso io la raggiungo. Che cascata meravigliosa! Do you ever wonder if days like these? Bene, abbiamo visto questa cascata, ci siamo fatti anche un bagno e adesso dobbiamo fare tipo 5-6 km per arrivare alla prossima. Quindi vi risparmio la strada, aiuto, stavo cadendo. E quindi ci vediamo in uno schiocco di dita alla seconda cascata. Tac, volevo fare il figo, però siamo già morti veramente. Manca ancora 1,5 km alla cascata. E quella lì, vedete, dice un bacino e dovrebbe essere in quel punto. Intanto si vede un bellissimo panorama da qui. Siamo veramente stanchi, devo dire che il lungo stop ci ha fatto malissimo. Vabbè, ci riprenderemo prima o poi. Abbiamo già fatto 10 km, cose da pazzi, da 0 a 10. Siamo quasi arrivati. Io non ce la faccio più con la voce. Ho visto Carlo così provato in vita mia. Ci siamo. Sento il rumore dell'acqua.
in questa zona verdissima e già mi riprendo. 100 metri dice il cartello. Ah però bellina. Ah, ma non è questa la cascata, bisogna andare di là. Acqua limpidissima. Manca ancora l'ultimo pezzo, siamo sudati perché c'è molta umidità. Adesso dobbiamo proseguire di là, però non vediamo dov'è questa cascata ancora. Ci siamo, ci siamo. C'è anche una corda qua per scendere. Would you find out where if it all starts to crumble? I'll search the peace. Ah, l'acqua è veramente fresca. Infatti si può bere. È veramente una cascata fantastica. Io intanto bevo, È pura vita! Riempio pure l'acqua perché è buonissima e poi limpida. Andiamocene! Vai, vai! Vai, Sere! Come se non avessimo camminato troppo oggi, ci tocca pure scalare. Ecco. Bene, adesso che ci manca? Oh, perché io non ho mica capito, Mi sa che non pranziamo, però andiamo a fare un altro giro a vedere delle caldarole, giusto? Delle caldarole, delle No. caldaroste. No, come si dice? Delle fumarole. Vabbè, voleva dire che andiamo a vedere dei fenomeni di vulcanesimo secondario. Ecco, questa è detta la Piero Angela. Comunque adesso dobbiamo fare, raga, 7 km per arrivare a questo loop. È un giro che si fa e speriamo che il tempo ci assista. Siamo tornati al punto di partenza, ci manca soltanto il loop di 3 km per vedere. Soltanto 3 km. Dopo 15. Vabbè, noi lo vediamo, poi andremo a mangiare finalmente. Ecco l'insegna del Parco Nazionale Rincón de la Vieja. Speriamo che non inizi a piovere qua. La vedo dura. Andiamo, dai. Qui ci sono le casette dei ranger. Il ranger del Costa Rica, come si dice? Rangero? Ticos Ranger. Beh, è un sentiero veramente comodo per ora. Questa è la parte facile del parco, diciamo, quella per chi non vuole camminare tanto. Noi ci siamo appena fatti quella più difficile invece. Però sono le 3:30, quindi manca un'ora, anzi le 4, quindi tra un po' chiude il parco, ci dobbiamo muovere.
Eccoci arrivati in questo posto che si chiama Laguna Fumarolica. Infatti ci sono lì delle fumarole e l'acqua è completamente di colore... Che colore, Sere? Verdino, verde, viola. Diciamo che lì ci sono i fanghi, si possono fare i fanghi. È un'attività non prevista per oggi. Qui invece sta ribollendo tutto il fango, veramente incredibile. E che colori! Ovviamente l'odore di zolfo era insopportabile e ce ne siamo andati subito. Ecco, queste non sono nuvole, ma sono le fumarole. Qui c'è l'acqua che bolle. Ovviamente siamo rimasti gli unici nel parcheggio. Nirvan è lì tutto da solo. Sono le 5, siamo riusciti a vedere tutto il parco al pelo senza pranzare, però infatti non vedo l'ora di farmi mezzo chilo di pasta, se non di più, perché siamo affamatissimi. E oggi abbiamo fatto un sacco di chilometri, vediamo un po', 21 chilometri e 187 piani. E intanto Carlo è andato a riempire le taniche d'acqua, io non mi muovo fino a domani perché sono stravolta. È stata una giornata molto intensa, dopo molti mesi in cui facevamo massimo 2 km al giorno, 1, 2, 3, quindi fare 21 km è stata dura, ma dobbiamo rimetterci in carreggiata. Bene ragazzi, speriamo che questi posti vi siano piaciuti, sicuramente ce ne saranno altri qui in Costa Rica. Per fortuna non abbiamo beccato la pioggia. Noi ci vediamo al prossimo video, ma non senza avervi fatto prima vedere cosa mangeremo per il pranzo alle 5 di sera. Yeah, we're moving on.